Ciao a tutti, benvenuti. Siamo qua oggi con Anna. Ciao Anna, bentornata. Ciao, ciao, grazie, bentrovata. Per fare l'oroscopo del mese di aprile. Sono particolarmente contenta di partire con Anna con questi video sugli oroscopi. Ovviamente tutto qui una novità, tutto un work in progress. Intanto partiamo sicuramente con gli oroscopi del mese, poi vediamo se faremo anche approfondimenti, anche sulla base di quanto delle richieste delle persone, oltre che del nostro estro, diciamo. Cominciamo, dicevo, in un momento speciale perché magari non tutti sanno che l'anno astrologico inizia proprio nel mese di aprile, anzi nel mese dell'Ariete, che non parte proprio col mese di aprile, ma parte appunto verso fine marzo, dopo il 21 marzo. Però è un mese importantissimo perché è il nuovo anno. E cosa si fa quando c'è Capodanno? Di solito no? Si esprimono dei desideri, no? Si danno delle intenzioni. Ricordiamo che esprimere un desiderio non è speriamo non mi capiti quella cosa, esprimere un desiderio è vorrei novità sul lavoro, vorrei risolvere quella situazione in casa mia, no? Vorrei, questi sono i buoni propositi e questo è un momento per tutti di buoni propositi e tra l'altro in un anno specialissimo perché il 2026 è un anno 1 numerologicamente parlando, quindi siamo all'interno di un capodanno astrologico, all'interno di un anno che è quello di un nuovo ciclo, all'interno di un mese, quello dell'Ariete, che parte con un transito epocale perché appunto abbiamo avuto un pelino prima dell'inizio del mese dell'Ariete una congiunzione fantastica fantastica nel senso di straordinaria che non avviene sempre, di Saturno e Nettuno che si sono incontrati al grado 1 del segno dell'Ariete. Questo prima che ci arrivasse anche il Sole nel segno dell'Ariete. Che cosa significa? Intanto significa che un transito lungo come quello di Nettuno ha chiuso il cerchio, ha lasciato il pesci per entrare nel segno dell'Ariete. E è importantissimo perché Nettuno ci segna le ere dell'umanità e ci segna soprattutto un nuovo inizio dal punto di vista dell'umanità, un inizio che non so quanto saremo consapevoli di vivere perché gli inizi sono il seme, no? E quindi sono sottoterra, per cui non si vedono, però sono già in atto. È un nuovo inizio per l'umanità, è un inizio che riguarda la spiritualità, il sogno, cioè aspetti veramente trascendentali, importanti, che arrivano al grado 1 dell'Ariete, quindi nuovo che avanza sotto questi aspetti così alti, ma si abbraccia e si è abbracciato con Saturno, che è la realtà. Quindi il sogno ha incontrato la realtà, particolarissimo come aspetto, ha il grado 1 dell'Ariete, che è il nuovo inizio. Tradotto, scendiamo, è che ognuno di noi è chiamato a far diventare i propri sogni realtà, a smettere di sognare a occhi aperti, a fantasticare e a mettere la prima, no? E cominciare a dare una spinta per mettere in campo i propri sogni, questo tutti come umanità e poi anche ognuno di noi. È importantissimo questo perché parliamo di un inizio di avere della possibilità di avere un sogno consapevole, un sogno realista. Di solito noi lasciamo tutto nel mondo dei sogni non per pigrizia, ma perché abbiamo paure profonde, oppure perché che ci bloccano, oppure perché diciamo ma tanto la realtà fa schifo e questo mio sogno è irrealizzabile, anche se provassi a realizzarlo perderebbe tutte le sue caratteristiche e non mi piacerebbe più. E invece tutto quello che abbiamo passato ci ha portato a un momento importante dove diciamo no, perché la vita valga la pena di essere vissuta, dobbiamo realizzare il nostro sogno pur
rendendoci consapevoli del fatto che facendolo scendere sul piano reale dei pezzettini li perderà, perché la realtà è un'altra cosa. E quindi carichi di questa potenza, di questa forza, di questa nuova era dell'umanità che inizia, arriva il Sole in Ariete come tutti gli anni, che però va a incrociare appunto Nettuno e Saturno, e poi dopo arriva Mercurio, e poi dopo arriva Marte che è l'azione. Insomma, diciamo che tutti noi dobbiamo trovare quella spinta meravigliosa dell'Ariete che a un certo punto dice: ragazzi, non saremmo mai veramente preparati, perché non sapremo mai tutto, non avremo mai veramente studiato tutto, progettato tutto il progettabile, e non avremo mai realmente l'idea di che cosa dovremmo fare finché non scendiamo sul piano concreto. Non sapremo mai tutto e non avremo mai l'esperienza necessaria. Se aspettiamo di essere pronti per partire, non partiremo mai. Siamo pronti perché è arrivato il momento di girare la chiave, di accendere il motore, ci vuole quella spinta lì. E questo è il nostro momento attuale, vero Anna? Assolutamente, assolutamente d'accordo. Io parlo in maniera, tu parli molto in maniera spirituale, diciamo, io sono più sul materiale, sul concreto. Quindi questo Nettuno in Ariete, se vogliamo dire una cosina al volo, se Nettuno rappresenta anche le mode, ok? E l'Ariete sappiamo che è segno di guerra in qualche maniera, perché è colui comunque che inizia. Pensiamo anche allo strumento che veniva usato una volta, l'Ariete, per sfondare i portoni. Possiamo anche dire che il pericolo con questo Nettuno in Ariete, che è vero che ci sarà 14 anni, non poco, perché questo è il tempo che passa Nettuno in un segno zodiacale, possiamo anche pensare che la guerra diventi di moda. Oppure Nettuno anche come spiritualità, e quindi che ci si nasconda dietro al discorso di una religione, ad esempio, combatto per la religione. D'accordo? Anche questo potrebbe avvenire con questo Nettuno. E quello che mi preoccupa un pochettino a me è il discorso, come dicevi tu, adesso c'è Nettuno lì, su Nettuno e su Saturno è passato il Sole che cosa fa? Illumina una zona. Adesso io sinceramente non seguo molto le notizie, però sappiamo che le brutte notizie arrivano anche se uno non le vuole seguire, quindi so che ci sono diverse guerre in atto. Il fatto che il 10 di aprile lì arriverà Marte, e Marte è un detonatore, potrebbe essere proprio un momento in cui qualche cosa di abbastanza esplosivo l'andremo a sentire nell'aria, in qualche maniera. Io volevo iniziare invece con questa luna piena che si formerà in Bilancia, e quindi nel segno opposto, ed è la luna. Noi sappiamo che tutti gli anni abbiamo una luna piena nel segno della Bilancia, naturalmente in questo periodo. Perché? Perché la luna piena vuol dire che abbiamo un Sole in Ariete e la luna nel segno opposto, quindi nel segno della Bilancia. Intanto cos'è la luna piena? Se la luna nuova è il momento della semina, io inizio qualcosa di nuovo, il maschile Sole assieme alla luna femminile si uniscono e nasce un bimbo. Normalmente, giusto? Ecco, in questo caso la luna nuova rappresenta questo. La luna piena è il momento in cui ho la possibilità di vedere in maniera chiara quello che ho iniziato nel momento della luna nuova. In questo caso anche addirittura 6 mesi fa, quando abbiamo avuto la luna nuova nel segno della Bilancia proprio, ok? Quindi se torniamo un po' indietro con la memoria, 6 mesi fa, che cosa ho piantato, cosa ho iniziato, cosa è cambiato nella mia vita, quale proposito ho fatto. In questo momento quel proposito in qualche modo viene alla luce, ho la possibilità di capire se quella cosa funziona così come l'avevo progettata allora, o se forse è il caso di cambiare, ok? Di fare qualche variazione. Ed è una luna piena che ha degli aspetti un pochettino così. Perché? Perché quando guardiamo la luna piena dobbiamo vedere in quale segno si forma. In questo caso abbiamo detto la Bilancia. Quindi il pianeta importante è Venere, perché Venere governa il segno della Bilancia. E nel momento di questa luna piena, che non so se l'ho detto, avviene a 12 gradi il 2, proprio la notte tra l'1 e il 2 di aprile, Venere si troverà in quadratura a Plutone. Quindi a livello mondiale cosa possiamo pensare? Possiamo pensare a delle questioni economiche, ok?
ci si dibatte, ci si accapiglia molto proprio per questioni economiche, perché Venere è questo, Venere riguarda anche certamente la dea dell'amore, della bellezza, del gusto, ma in Toro soprattutto la Venere rappresenta il denaro. E una Venere in aspetto di tensione a Plutone, come sarà in questo momento, indica veramente un momento importante a livello personale. Le relazioni saranno veramente guardate con la lente di ingrandimento, perché già una luna nel segno della bilancia in opposizione al Sole, quindi una luna piena, sta parlando di relazioni più strette, quindi le relazioni sentimentali piuttosto che quelle societarie, sono quelle che avranno bisogno della nostra attenzione. E con questa quadratura in contemporanea di Venere e Plutone mi viene da dire che potranno venire alla luce anche delle magagne, ok? Possono nascere delle grandi passioni, però passioni che possono essere pericolose, attenzione, perché Plutone non è mai all'acqua di rose. No, Oppure, assolutamente. esatto, oppure possono venire fuori magagne che non avremmo voluto far salire alla luce. Quindi anche in quel caso, attenzione, chiudiamo bene gli armadi, ok? Portiamo delle coperte lunghe se dobbiamo nasconderci qualcosa sotto al letto, perché può essere Eh, pericoloso. Bene Anna, ti ringrazio perché infatti l'altro aspetto del mese fondamentale, no? Adesso io sono partita larghissima, abbiamo grazie all'Anna fatto un focus, sono le relazioni e la scelta, no? Perché intanto l'Ariete è la scelta, no? Come ho detto prima, basta ragazzi pensare, partiamo, no? Scelgo e quando parto io scelgo, no? Scelgo la direzione, scelgo il mezzo, scelgo il come, il dove, il qua. Parto, vado, no? Giusto? E quindi le infinite possibilità diventano quello che sto facendo. Quindi la scelta è la scelta nelle relazioni, per come ha detto Anna, perché la luna piena è nella bilancia che governa le relazioni. Questa luna piena è aspettata con Plutone e dobbiamo anche dire, si parla di luna rosa, no? È una luna piena rosa, tra l'altro, quindi una scelta d'amore, ma nel senso una scelta affettiva importante che dobbiamo fare per una grande partenza. Ho detto io che partenza che era, no? Bella pomposa, non una partenza che c'è tutti gli anni, è una partenza veramente carica questa. E che cosa ci può cosa può significare una partenza la partenza delle partenze? Quasi una iniziazione, no? Un'iniziazione a qualcosa di completamente nuovo. E le iniziazioni, se ci pensiamo, no? Prevedono sempre la perdita di qualche cosa. Quindi c'è una perdita all'interno dei nostri rapporti, delle nostre relazioni, che siano quelle internazionali, che siano, come diceva Anna, no? Delle politiche, che siano i rapporti invece umani, nostri intimi, c'è qualcosa che viene a morire proprio fisicamente, perché c'è una verità che senza questa mancanza, senza questa perdita, non sarebbe stata vista. Questo è quello che deve capitare. Può essere benissimo che capiti per quanto riguarda appunto gli aspetti politici, economici, qualcosa, non lo so, sulle monete, sulle valute, no? Che si sapeva e finalmente cade, si perde, viene perché c'è una realtà che ormai è il segreto di Pulcinella, no? La stessa cosa nelle nostre relazioni, c'è questo nuovo inizio, vogliamo veramente dare il via ai nostri sogni, però se è veramente una cosa proprio nuova, significa che è un momento evolutivo, stiamo facendo un upgrade sia a livello personale che dell'umanità e qualsiasi nuovo inizio proprio fondamentale, cioè quando tu passi per tornare all'aspetto iniziatico, no? Nelle tribù da bambino ad adulto, lì non esiste l'adolescenza, c'è un'iniziazione, l'iniziazione è tosta, e possono anche lasciarci la pellaccia, no, la pellaccia no, però sicuramente si perde qualcosa, insomma, passi sui carboni ardenti, ci sono quelle cose che ti mettono a contatto con la morte, no? E quindi sicuramente per vedere la tua verità, per toccare, smettere di mentirci e sentirti poi forte e libero dalle paure. Quindi sicuramente
tosto sotto questi aspetti, perché la promessa è veramente di una, se superiamo questo momento e con coscienza e consapevolezza e lo affrontiamo in questo modo, è veramente quella di poter dare una svolta, andare proprio nel nuovo, non riprendere pezzettini e ripartire, ricucire la coperta, proprio nuovo. Fra l'altro è anche il mese in cui, a proposito di cose nuove, Urano entrerà in Gemelli, che possiamo dire, io da Acquario sono lì che stampo la bottiglia, perché è verissimo che un transito così lungo come quello di Urano dura 7 anni, ognuno di noi lo sente quando arriva il grado, si dice, no? Quindi io sono dei primi gradi dell'Acquario, adesso dovrei averlo, ma certo che lo si sente al grado, però bisogna dire una verità, vero Anna? La pesantezza di un transito si sente finché non se ne va, no? L'energia è un po' così, no? E poi quell'Urano lì per tutti è in sofferenza, non è nel suo posto, vero Anna? Assolutamente, un Urano che rappresenta proprio il taglio con il passato, il nuovo, la ricerca di tutto ciò che è sconosciuto nel segno del Toro, dove è stato negli ultimi 7 anni, che è il segno che è attaccato con le unghie e con i denti a tutto ciò che conosce e che odia i cambiamenti, perché il Toro purtroppo è il primo segno fisso di terra, per cui veramente, cioè, ai paraocchi. Quindi quest'Urano è stato veramente importante, importante per tutti, e anche lì a livello economico si è sentito subito quando è entrato nel 2018, sono cominciate veramente come dire, lasciamo andare il contante e usiamo la moneta elettronica, è diventata sempre più di moda questa cosa, insomma. Adesso andremo a vedere quando nel segno dei Gemelli come si andrà ad esprimere. Comunque è sicuramente un transito importantissimo per l'Acquario, come dicevi tu, l'aspetta a braccia aperte, e così come anche per la Bilancia sarà positivo. Diciamo che per invece il Sagittario, la Vergine e i Pesci, sni, ok? Ma forse il Sagittario si adatterà abbastanza, la Vergine soprattutto e i Pesci avranno un momento un attimo di sconvolgimento, e mi dispiace perché sono appena usciti dal Saturno nel segno per i Pesci e in opposizione alla Vergine, quindi dicono tiro un attimo il fiato, finalmente Saturno è passata e vai che arriva Urano. Il discorso che dicevi tu Con calma Anna, adesso facciamo tutti i segni, no, però no, beh, volevo dire una cosa certo. oggettivamente vera, che effettivamente ci sono dei pianeti che quando vanno in un segno si sente che sono in sofferenza, cioè al di là del fatto che uno ama i cambiamenti e un altro no, oppure come nel mese dell'Ariete tutti dobbiamo decidere e la Bilancia va nel panico, gli sudano le mani perché non ama decidere, però insomma se a un certo punto nella vita una decisione bisogna prenderla, e quindi quando un pianeta si trova in un posto che non è il suo, quella decisione non viene presa, per dire così. Urano, che porta i cambiamenti naturalmente, la vita, piaccia o non piaccia, ha bisogno di cambiamenti, lì è in sofferenza, ha come questo mi piaceva dare come concetto, impedito dei cambiamenti che dovevamo fare, che vanno fatti e che li faremo infatti sicuramente adesso con Urano nei Gemelli. Li ha ostacolati molto, è come se fosse stato una metitrebbia, non lo so, invece di solito Urano va su, no? Va su veloce. Certo, sì, non si trovava Bene. proprio nel suo elemento, cosa che invece Saturno nei No, e Gemelli, quindi quantomeno essendo segno d'aria, governando un segno d'aria, sicuramente si esprimerà meglio, assolutamente. esatto, Questo qua. esatto. Non E so dico, quanto bene si... dimmi, Dimmi? no, Ah, no, non c'è stato un ritorno. no, stavo dicendo che la cosa bellissima, a mio parere, è che l'ingresso di Urano nel segno dei Gemelli avverrà sotto braccio a Venere, perché Venere entrerà nei Gemelli assieme ad Urano. E mi piace questo, proprio pensando così, perché è come se Venere si accomiatasse, come dire, ti ho accolto a casa mia per 7 anni e adesso assieme a te esco e ti accompagno nel segno successivo. Questa è una cosa molto bella, molto romantica, tra virgolette, visto che entriamo nel segno dei Gemelli, che con romanticismo non c'azzecca proprio niente, diciamoci la verità. Però è carina, mi piace questa idea, che poi ricordiamoci che Venere è figlia di Urano, ok? Afrodite, che è nata dal fallo tagliato di Urano, eccetera. Quindi è proprio come se la figlia accompagnasse il padre in una nuova avventura, verso una nuova avventura.
Bellissimo questo, e chiude anche così tutto il nostro dialogo generale sul mese, perché dicevamo che era un mese dove la scelta d'amore era importante. D'amore si intende in generale tutte le nostre relazioni, eccetera. Adesso andremo a vedere specificatamente che scelta d'amore dobbiamo fare segno per segno. Magari per alcuni segni si tratta di una scelta d'amore per se stessi, quindi cominciare a mangiare sano, adesso vediamo. Però sicuramente se il mood era un grande nuovo inizio, un cambiamento, veramente il nuovo, sapere che si conclude con questo bel abbraccio tra Venere, Urano e nei gemelli fa capire che probabilmente avremo l'illuminazione di capire dove andare per cambiare davvero. Questo è bello. Assolutamente, infatti. Va bene Anna, allora partiamo. Questo è un regalo che facciamo a chi ci segue, perché era da un bel po' che il canale non aveva il giro dei segni nel mese, quindi facciamo aprile segno per segno. Esattamente, partendo proprio direi dall'Ariete, visto che è il periodo dell'Ariete, quindi auguriamo a tutti gli Ariete un buon compleanno e ricordiamo che quando facciamo questo tipo di previsioni vi consigliamo di ascoltare sia il vostro segno solare che il segno ascendente e poi fare un'amalgama in qualche modo, insomma, mettere un po' assieme le informazioni per capire dove vi porterà l'energia di questo periodo. Quindi segno dell'Ariete, che è il protagonista naturalmente, non fosse altro perché il Sole si trova nel segno dell'Ariete e sappiamo che quando il Sole entra in un segno zodiacale è un po' come se io entrassi in una stanza e accendessi la luce. Il Sole cosa porta? Porta luce, ci illumina le giornate. Quindi l'attenzione è proprio tutta concentrata su, come diceva giustamente prima la Sara in generale, su un nuovo inizio. Ok? Quindi un nuovo inizio che però inizia con questa opposizione, perché dicevo il 2 di aprile ci sarà questa luna piena, quindi l'Ariete fra i segni chiamati a maggior ragione a concentrarsi sulle proprie relazioni personali, molte delle quali vanno a concentrarsi su quelle familiari. Perché? Perché abbiamo anche un Giove che va a quadrare questa, fa proprio una T quadrata, quella che viene definita una T quadrata, questa luna piena. Quindi è probabile che molti Ariete si troveranno ad esempio a dover risolvere questioni burocratiche, legali, legate proprio o alla famiglia di origine o alla propria famiglia, quella che si è creata, o ad un immobile. Potranno venire fuori diverse cose che avranno bisogno della vostra attenzione. In questo caso sconsiglierei di prendere delle decisioni affrettate, cose che capisco che l'Ariete fa fatica, perché l'Ariete è il segno che dice farei le cose ieri, ok? Vorrei che le cose fossero fatte ieri, neanche oggi. Però con questo Giove in aspetto di tensione mi viene da dire che ci potrebbe essere qualche fregatura. Quindi se ad esempio, non so, state vendendo un immobile, non vi fermate alla prima offerta, aspettate un attimo, prendete tempo, qualche giorno, 10-15 giorni per poter prendere una decisione, perché potrebbe arrivare un'offerta migliore. Idem se avete visto un appartamento ad esempio che vi piace, una proprietà che vorreste comprare, perché anche in questo caso potreste rischiare di andare a fare un'offerta un po' troppo alta. Quindi prendetevi i vostri tempi. Saturno poi vi sta suggerendo proprio questo: rallentate un pochettino, siate un pochettino più concreti. Capisco che noia, che barba dover aspettare, però è quello che vi suggerisce il cielo in questo momento. Darei anche un piccolo input, perché di solito l'impulsività dell'Ariete nasce da un buon istinto, e non vi preoccupate se in questo periodo cominciate a sentire i vostri istinti che perdono, che perdono sostanza, no? Perché con un Nettuno lì mi dà da pensare un po' questo, come se si sentisse una certa confusione, una perdita della forma delle cose, che per un Ariete è proprio una perdita di quell'istinto che lo salva sempre, perché lui magari non sta lì troppo a pensare, si annoia fra le scartoffie, ma il suo istinto è buono e lo guida bene, no? Adesso state perdendo questa forza, ma non è per male, tutto ha un senso. Voi state cercando delle nuove radici, il cambiamento che voi volete. Sento Arieti che si annoiano da non so qua, beh, forse da sempre, però anche l'Ariete è un po' così, però ultimamente tanto, cioè cercano veramente il nuovo cavallo su cui saltare in groppa, ecco. E adesso dicono: caspita,
vedo tutto un po' sfocato, no? Tutte queste rotture, devo anche aspettare. Aspettate, perché voi state facendo un cambiamento tosto, che quindi tutti i grandi cambiamenti non è subito, è così, e state cercando proprio nuove radici, nuove fondamenta alla vostra vita che diano quel senso che non vi fa più annoiare. Quindi non è una cosa da poco. Assolutamente. Quindi facciamo un passettino indietro e andiamo al segno dei pesci, che ha appena finito la sua stagione, anzi ha appena iniziato anche la sua stagione. Il segno dei pesci che sta ospitando ancora Mercurio da tantissimo tempo, perché è da febbraio che Mercurio si trova nel segno dei pesci, che ha fatto avanti, indietro, eccetera, e che uscirà dalla zona d'ombra, quindi la zona nella quale è da febbraio che in qualche modo tutti noi, chi più chi meno naturalmente, ci stiamo domandando quale strada devo prendere. Ok, già il pesce se lo domanda in momenti della vita, cioè non sa mai veramente dove incanalarsi. In questo momento però questo Mercurio gli ha dato la possibilità di riflettere un pochettino, di scendere dentro a se stesso, e per riuscire veramente a comprendere qual è il suo motivo di vita in qualche maniera. È veramente un Mercurio molto profondo, malgrado anticamente si dicesse che Mercurio nel segno dei gemelli, del pesci non ci sta a dire niente, ok? Perché è nel segno opposto che governa, quindi è declassato. In realtà, a mio parere, è un Mercurio che ci dà la possibilità di collegarci in qualche modo con la nostra anima, con quella parte che cerchiamo sempre magari di mettere da parte, appunto, dando spazio più alla razionalità. Quindi questo Mercurio continuerà nel vostro segno, tutti i pianeti sono nella vostra seconda casa, quindi è tempo di dare valore a se stessi, valore a ciò che si fa e a chi si è veramente. Quindi veramente qualcosa di più concreto. Marte è ancora lì che vi spinge ad iniziare qualcosa di nuovo, arriverà presto anch'esso nella seconda casa, quindi di nuovo, ecco, a livello economico magari può essere un periodo un po' di confusione. Parlare di confusione pesce e dire la stessa cosa in qualche modo, è come se fosse un sinonimo. E quindi attenzione, ecco, quello che vi suggerirei: attenzione alle spese fatte senza troppo riflettere. In questo momento sarebbe meglio fermarsi un secondo, prendere un bel taccuino e cominciare a scriversi tutto quanto, perché già voi non avete il senso del denaro in qualche maniera, parliamo del pesci puro naturalmente, e adesso potreste veramente fare qualche colpo di testa che poi successivamente verrà pagato. Quindi un po' di Sì, attenzione in questo mese. esatto, io come al solito do un po' il valore spirituale a tutto questo mettersi, prendere il taccuino, scrivere, no? Che il pesce subito pensa che gretta vita, che esistenza becera, no? Cosa mi tocca fare. Però in realtà è molto necessario, perché il pesce tende sempre a svendersi o a lasciarsi saccheggiare anche energeticamente, e quindi è ovvio che la vita lo spinga, ad alcuni proprio sarà economicamente, ad altri magari a un livello più psichico, a dire questo è meglio toglierlo dalla mia vita perché ogni volta mi prosciuga a livello esistenziale, a livello energetico, a livello economico. È sempre una ricerca di realismo, parlare di tempi e costi. È anche un tema importantissimo per il pesci: non dare troppo, non svendersi, non esagerare, perché l'economia è qualcosa di importante in natura, no? Cioè è il flusso perfetto di dare e ricevere, quindi anche se sembrerebbe un mese un po' così, ha un senso profondo anche questo, eh. Assolutamente. Facciamo un passetto indietro e andiamo al segno dell'Acquario. Segno dell'Acquario che, come dicevi giustamente tu, è un po' un protagonista, proprio perché il suo governatore Urano questo mese passerà nel segno dei Gemelli, segno amico. Però questi pianeti, questo stellium cosiddetto nel segno dell'Ariete, va a illuminare molto la parte del mio modo di pensare, il mio modo di vedere il mondo, di ragionare, anche i miei rapporti con chi mi circonda, quindi possono essere i vicini di casa, possono essere i fratelli, le sorelle, proprio i parenti prossimi, e anche i mezzi di trasporto o i viaggi, però quelli brevi.
Quindi sarà un periodo molto intenso da questo punto di vista. Il Gemelli, l'Aquario si troverà a dover forse firmare un nuovo contratto, prendere nuovi accordi. In questo caso fate di nuovo un pochettino di attenzione, cercate di valutare bene cosa vi convenga di più. Ok? Perché ci possono essere anche qui un po' di colpi di testa in qualche maniera. Ricordiamoci che Urano starà comunque nel segno del Toro, quindi non in aspetto favorevole ancora a voi, fino al 24-25 del mese, quindi praticamente lo farà tutto aprile, ancora lì. E di solito i pianeti così lenti, io ho notato che si sentono, anche se io appartengo all'inizio del segno dell'Acquario, in realtà quando escono dal segno è come il colpo di coda, ok? Se c'è qualcosa che non ho imparato, qualcosa che non ho messo da parte, qualcosa di cui non mi sono liberato, essendo Urano, arriva a quel punto. E nel caso vostro sta parlando di qualcosa che riguarda la famiglia, le mie radici, da dove vengo, ciò che mi è stato trasmesso. È tempo veramente di chiudere, di capire chi sono io, cosa voglio io e mettere da parte di conseguenza quello che comunque mi hanno insegnato. Va benissimo, lo tengo come un tesoro personale, però io non sono quello che mi hanno insegnato, ok? Ho la mia personalità e in questo momento è proprio il momento giusto per tirarla fuori, ok? Sì, sì, aggiungerei solo Acquari con un mese così a favore della comunicazione, che ci piace tanto, però facciamo qualcosa che forse c'è sempre molto difficile, chiedere. L'Acquario non chiede mai, secondo me questo invece sarebbe proprio, è la fatica di chiedere, allora se noi lo usiamo, no, questa difficoltà di cui parlava nei transiti Anna, per chiedere, allora va bene, perché quella è già per noi una bella fatica, altrimenti ce la troveremo esattamente come ha detto Anna. Assolutamente. Passiamo al segno del Capricorno. Capricorno, che questo periodo dell'anno per il Capricorno non è mai semplice. Perché? Perché tutti i pianeti nell'Ariete sono in cosiddetta quadratura, che per chi non conosce l'astrologia, già il pensiero di una quadratura, penso che non ci sia bisogno di conoscere l'astrologia e il linguaggio astrologico per capire che non è proprio ale. È poi vero che le quadrature sono quelle attraverso le quali noi facciamo le cose, perché è proprio energia pura, le cose accadono. È che di solito con le quadrature le cose accadono malgrado noi, ok? Quindi succedono attraverso altre persone. Per il Capricorno questo momento è incentrato sulla famiglia e il lavoro, la professione. Quindi le mie responsabilità familiari versus le mie responsabilità o comunque quello che io voglio raggiungere. Ci potrà essere un bel confronto in questo periodo e la necessità anche di arrivare a dei compromessi che non sarà facile riuscire a fare, molti dei quali riguarderanno o avranno a che fare comunque o con i figli o con un amore anche, perché questo è un momento molto importante per il Capricorno a livello sentimentale. Ricordiamo che abbiamo una Venere che comunque sta entrando nel segno del Toro, la quinta casa per il Capricorno, quindi si ha voglia comunque anche di innamorarsi. Attenzione che questo nuovo amore non vada a discapito magari di un qualcosa che avevo già creato prima. Ok? Il Capricorno così quadrato, così attento, così insomma, un po' bigotto vogliamo dirlo, cioè bigotto nel senso buono, nel senso che comunque ci tiene a fare sempre bella figura. Con questi transiti in questo momento potrebbe mettere in discussione quantomeno le responsabilità di cui si è caricato da troppo tempo, da tutta la vita direi, perché è proprio il segno delle responsabilità. Quindi potrebbe aver voglia di un minimo di libertà, un attimo di un po' di sollievo, mi verrebbe da dire. Però attenzione perché non andare a rovinare qualcosa di molto importante, magari per una notte di avventura. Punto. Esatto, beh, hai detto tutto. Aggiungerei solo, anche se fosse simbolica, questa notte d'avventura, perché delle volte il Capricorno. Passiamo al Sagittario che viene liberato questo mese, possiamo dire proprio che è il titolo del suo mese, liberato, liberato intanto
da tutte le quadrature del mese di marzo, liberato da questo Saturno che finalmente se n'è andato in Ariete e tra l'altro liberato in un mese in cui il Sole va in quinta casa, giusto Anna? Quindi Assolutamente, no, il è un Sagittario. bellissimo momento Sì, c'è una per essere grandissima, liberati, giusto? esattamente, una grandissima ripresa, malgrado, vabbè, uno dice Saturno finalmente favorevole, sì, vabbè, un accidente, è sempre Saturno, cioè, anche se è favorevole, cioè un Saturno nella quinta casa vuol dire sì, sto a casa, fai cruciverba e mi diverto da morire, però va bene, piuttosto che averlo in quadratura, meglio averlo in aspetto positivo. E poi è vero che il Sagittario si prepara all'opposizione di Urano. Comunque partiamo da questa luna piena è favorevole assolutamente e che cosa va a smuovere? Va a smuovere i rapporti, quelli più personali nel senso l'amore. Ok, quindi ci può essersi la nascita di un nuovo amore, ci può essere un confronto con un amore che è appena nato, ci possono essere nuove amicizie che nascono, perché ricordiamoci che la Luna è nell'11ª casa, quindi anche nuovi progetti da fare in associazione con persone che magari con le quali prima ero solo in amicizia, posso decidere di cominciare un qualcosa, una collaborazione, qualcosa del genere. Tutti quei pianeti in quinta casa possono anche parlare, quel Nettuno assieme a quel Saturno, il Sole, magari non lo so, ho un grandissimo hobby, lo posso trasformare in qualcosa di più concreto. Magari appunto in associazione con qualcun altro. L'unico che rimane lì è Marte, ma per fortuna il 10 passerà anche lui in Ariete, quindi darà una grandissima carica verso anche l'amor proprio, perché ricordiamoci che la quinta casa è fondamentalmente l'amore, ma l'amore che provo per me stesso. Ok? Quindi un gran bel mese in preparazione ai grandissimi cambiamenti, soprattutto nei rapporti a due che aspettano il Sagittario dalla fine di aprile per i prossimi 7 anni con quell'Urano in opposizione, che Sì, ne sì, sì. parleremo poi nel Beh, non si tempo. potranno lamentare di annoiarsi, che sono stati fermi e imbragati per un bel po' di tempo, adesso arrivano tutte queste novità. Però dai, è un momento bello per stare con i propri figli, per dedicarsi a hobby, che il Sagittario ne ha sempre mille, insomma, per il benessere, come hai detto tu, è un momento di un gran bel respiro prima di avere a strombatutto tutte le novità che lui ha sempre desiderato, ma forse ci dirà non tutte insieme così. Questo Non è tutti vero. assieme E poi appassionatamente. passiamo. Esatto, passiamo al segno dello Scorpione. Per lui questo momento è un momento di riordino, di riorganizzazione e anche di trovare un benessere psicofisico con Giove in quel bell'aspetto. Cosa dici, Anna? Per lui poi, tra Assolutamente. l'altro, trovare benessere è anche tanto nelle relazioni, vero? Togliere tossicità. Assolutamente no, quel Giove è spettacolare, godetevelo da qui alla fine di giugno, perché poi dopo passa e se ne riparla fra qualche anno, insomma, averlo così favorevole. E più che altro, ecco, quella luna piena avviene sull'asse 12ª sesta casa, quindi se vogliamo parlare di relazioni mi verrebbe quasi da dire che sia un momento in cui viene allo scoperto magari una relazione un po' nascosta. Ricordiamoci che di mezzo ci sarà quella Venere quadrata a Plutone, Plutone è il vostro pianeta. Quindi lo Scorpione sguazza in mezzo a tutto ciò che è nascosto, diciamoci la verità, ok? Tutto ciò che è occulto, che è nascosto, soprattutto nelle relazioni, comunque lo eccita. E questo è il momento perché tutto questo venga alla luce, è un momento adatto per parlare, per chiarire una situazione che forse fino ad oggi è stata più, come dire, l'ho sopportata, ma a questo punto vorrei che ci fosse un cambiamento, un cambiamento che fosse un pochettino più chiaro. Quel Mercurio dalla quinta casa aiuterà proprio il dialogo a livello sentimentale, quindi cercate di sfruttare. Altra cosa, ecco, abbiate cura di voi, perché questa luna piena sull'asse sesta, 12ª, vi suggerisce magari un momento di disintossicazione, ad esempio, sarebbe veramente l'ideale. Assolutamente. Passiamo alla bilancia che è il suo anticompleanno. Questo è un momento sempre importante, l'anticompleanno, perché è il momento in cui io mi specchio effettivamente su quelli che sono stati i miei desideri. Ricordiamoci sempre, no, che ogni capodanno astrologico e ogni capodanno personale, che è quando c'è il nostro compleanno, noi si dice sempre soffia la candelina, esprime un desiderio. Noi
pariamo nell'universo le nostre intenzioni, no? Sempre abbiamo i nuovi propositi. E adesso è come se ci fosse un momento di verifica rispetto a questi progetti, no? Ovviamente la bilancia ha in se stessa la verifica del valore delle sue relazioni sempre, a maggior ragione questo mese che abbiamo descritto all'inizio, quindi qua veramente c'è una verifica dei propri rapporti o dei progetti di coppia o dei propri rapporti e anche delle situazioni che mi stanno attorno. Mi rispecchiano autenticamente? Vero? È un po' questa la domanda? Assolutamente, assolutamente la bilancia, che poi è proprio quella che deve imparare a fare delle scelte, ma è proprio il settore nel quale fa più fatica, in questo momento si troverà veramente a doversi confrontare con alcune relazioni anche, mi verrebbe da dire, e anche con alcune questioni riguardanti la professione. La professione sarà il centro della loro attenzione, ci sono delle scelte importanti da fare e anche dei miglioramenti, però il miglioramento andrà magari a discapito del rapporto sentimentale, bisognerà decidere se in questo momento decidere le priorità, ok? È più importante la coppia, più importante la professione. In questo momento io opterei più verso la professione. Capisco che per la bilancia è difficile, perché la bilancia è un po' come i carabinieri, va sempre in due, se no non riesce ad andare avanti. Però in questo momento la professione potrebbe dare veramente delle grandi prospettive future, anche più di quello che si aspettano in questo momento. Quindi io punterei molto sulla questioni o personali a prescindere dalla coppia o professionali. Mhm. Vai pure avanti con la Vergine, Anna. Vergine, ok, Vergine finalmente. Allora c'è ancora Marte opposto. Io ho a che fare con, con una Vergine tutti i giorni, ok? E da quando Marte è opposta mi diceva no, ma oggi sono un po' così, oggi sono, no, tu non sei oggi. E da quando Marte è lì e finché Marte starà lì, quindi fino al 10 di aprile, e la Vergine è nervosa, ok? Già è un segno nervoso di per sé. In questo momento si sente agitato, questo Marte opposto ci sta tranquillamente. Tutti i pianeti che si trovano nel segno dell'Ariete per quanto riguarda la Vergine sono nell'ottava casa, quindi è tempo di mettere a posto proprio materialmente alcune cose economiche che si condividono con qualcuno, che può essere il partner, può essere un fratello, una sorella. Le cose economiche hanno bisogno della vostra attenzione, ok? Cercate di concentrarvi su tutto ciò che condividete, cercate di risolvere situazioni che arrivano già da tanto tempo e che magari avete trascurato un pochettino. C'è bisogno di fare, come dire, uno spartiacque, ok? Questo è mio, questo è tuo, c'è bisogno di rivedere alcuni conti, alcuni conteggi anche per quanto riguarda il futuro. C'è da dire che saranno più serene nel farlo perché le opposizioni pesanti sono andate via, in attesa anche loro dei grandi, dei grandi quadramenti, stavo per dire, dei grandi Vabbè, ci sta. cambiamenti che gli porterà Urano. E andiamo Esatto. avanti col Leone. Allora, il Leone invece anche lui beneficerà di questa liberazione da Urano in aspetto decisamente poco armonico nel segno del Toro e sicuramente con tutti questi pianeti nel segno dell'Ariete potrà finalmente prendere posizione e che questa è una cosa che a lui piace molto e diciamo che l'aspetto un po' negativo di tutto questo, che prendere posizione gli piace, sentirsi libero gli piace di fare la sua volontà, quello che sicuramente dovrà anche fare, che magari gli piace un po' meno perché è sempre un segno fisso e si porta appresso sempre tante cose, orpelli che non servono, è che dovrà invece sfrondare dalla sua vita tutti i rapporti, le persone che circolano e che non sono essenziali. Questo sì gli viene chiesto. Certo, potrà decidere lui tendenzialmente, sono cose che davvero sono binari morti, però è ora di farlo, è veramente arrivato il momento di farlo, vero Anna? Assolutamente, così come è il momento, ad esempio, di prenotare un viaggio. Questo mese in particolare, se avete voglia di, fatelo adesso, un bel viaggio da prenotare, magari per quest'estate o fra qualche mese, però è un bel momento proprio per pensare a una meta nella quale andare. Avete tutti i pianeti in nona casa, per cui veramente la zona del lontano, possono essere anche studi, assolutamente, quindi anche o cominciare un nuovo studio, quindi partecipare a qualche
a qualche seminario, proprio dei gruppi, eccetera, oppure un viaggio, cioè la visione del futuro è più chiara in questo momento al leone. Quindi cosa vuol dire? Può darsi anche che stia nascendo qualche cosa, ok? Anche a livello sentimentale, una grande passione comincia ad accendersi. E O potrebbe anche potrebbe essere anche che hanno voglia di fare sul serio con qualcuno, può essere? Sì, potrebbe anche essere questo, assolutamente, che hanno veramente voglia di conquibus, come dire, ma anche la possibilità. E il lontano magari non è un viaggio, ma è una persona che viene da lontano, ok? Quindi il lontano sarà importantissimo in questo momento della loro vita. Un altro segno in espansione, in generale espansione positiva, è il cancro, no? Anche lui in questo momento si sta espandendo molto, sta andando oltre le proprie insicurezze, può passare veramente a un livello evolutivo, è quello che gli chiede nuovo, no? Una crescita, diventare grande in questo momento per il cancro, a patto però appunto che si facciano certe cose, no? Perché tutti questi pianeti dall'Ariete gli rompono un po', giusto Anna? Assolutamente, diciamo un pochettino a tanto. È vero che hanno ancora Giove dalla loro, per cui ben venga di nuovo il cancro, godetevi da qui alla fine di giugno, perché dopo Giove si sposta, ma Saturno rimane, e quindi già non sarà semplicissimo in qualche modo. E lì il cancro è tutto ciò che riguarda la carriera, il lavoro. Il cancro è stanco, non ne può più, non ne può più di avere a che fare con l'autorità, con i capi, con i superiori, di dover chinare la testa, di dover dire di sì, ha voglia di indipendenza. Quel Giove lo spinge verso qualcosa di nuovo, per cui se avete la possibilità, non so, mi viene in mente di chiedere un prepensionamento, fatelo in questo momento, potreste ottenere veramente bene, perché poi da luglio Giove si sposterà nella seconda casa, parla di soldi, ok? Quindi non sarebbe male cominciare a fare un progetto del genere, oppure in caso, cioè se non è possibile, cercate di giungere a un compromesso, perché tutti questi pianeti in decima casa stanno concentrando le energie proprio sulle mete più alte, in qualche modo. Ok? Quindi è tempo magari di rallentare un attimo il ritmo o di dover sopportare un pochettino, mi verrebbe Sì, da sì, dire. anche proporsi, magari il cancro ha sempre un po' paura, con questo bel Giove invece potremmo portare la pressione di quei pianeti in Ariete nella difficoltà, tipo mi sudano le mani, no? A propormi come socio, a propormi a mettermi più in mostra, a far vedere di più la mia immagine, a discapito di quel che il cancro è sempre molto protettivo con la sua immagine, no? Quindi in questo Certo. momento è ancora tutto a favore, io direi di buttarsi, no? Assolutamente, perché a quel punto si trasformerebbe quell'energia di Saturno in quadratura in un Saturno che diventa, mi prendo la responsabilità di salire più in alto. Esatto, esatto. Andiamo avanti con i gemelli, Anna. I gemelli che saranno i protagonisti tranno molto con quell'Urano, ma in questo momento comunque tutti i pianeti lì nell'Ariete sono comunque favorevoli. È vero che sta combattendo ancora con un Marte, con un Mercurio per buona parte di aprile, ancora contro, diciamo, ma il gemelli ce la fa, ascolta, il gemelli, tanto io dico sempre che passa a parlare dal direttore di banca all'ultimo, al barbone in qualche modo, nello stesso modo, non ha difficoltà, è una cosa che a me piace tantissimo, affascina tantissimo, e poi è vero che nella concretezza fa fatica. Questo stellium in Ariete invece l'aiuta a concretizzare che cosa? Nuovi progetti, ok? Quindi è il momento ideale per cominciare magari a firmare, a pensare che cosa voglio fare, ma più che a pensare proprio a farlo, ok? Avete passato tanto tempo a pensare, adesso cominciate a muovervi, a concretizzare veramente, magari assieme ad altre persone, con l'appoggio di altre persone, attraverso un amico, un'amica, vi potrebbe arrivare anche una proposta di lavoro, ad esempio, accettatela, perché potrebbe essere veramente una svolta incredibile. Esatto, poche chiacchiere e fatti in questo momento. Sappiamo che comunque è un momento importante per tutti perché come abbiamo detto all'inizio, no? È un nuovo che avanza, quindi siamo tutti, anche i più spericolati, veramente che un attimino diciamo aiuto, questo è proprio nuovo, è un territorio nuovo, quindi persino il Gemelli che ha sempre voglia di novità, quando gli dici adesso fai, un È attimino, quello il però nuovo del butta. Gemelli.
Perché il gemelli parla, 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 ma quando gli dici fai, eh no, e faccio, Brava, esatto. Quindi, siccome abbiamo detto che è nuovo per tutti, qua tocca fare, scendere in campo. Quindi, anche se avete un po' di ansietta, va bene, è giusto così. L'ansietta è il segno che stiamo facendo sul serio, e quindi bisogna farlo. E parliamo adesso del toro che non ne può più di quell'Urano lì, non ne può proprio più di questo nuovo. E invece è importantissimo, come ha detto Anna, io dico questo del toro, poi Anna approfondisce bene, mi raccomando, è importante, siccome è la coda, tutti quelli che hanno evitato e hanno fatto gli struzzi, sono stati lì così ad aspettare, adesso è l'ultima chiamata, fate quel cambiamento che ormai è lì, dite quella cosa che ormai è sulle labbra, perché se non lo fate adesso c'è il colpo di coda finale, perché sappiamo che il toro è quello che ha più di tutti difficoltà nel cambiare. Però questa è l'ultima chiamata, giusto Anna? O adesso mai più. assolutamente, anche perché poi Per tutti quelli che hanno già cambiato invece sarà un'onda diversa. assolutamente, ricordiamoci poi che il toro si libera di Urano, ma per i prossimi 20 anni avrà un Plutone che è lì che lo tiene sul pezzo, che ne parleremo magari in un altro momento. Quindi che cosa vuol dire? Liberatevi di ciò che non serve, della zavorra, che può essere zavorra appunto parlando a livello mentale, ma anche materiale. Cominciate veramente, svuotate cantine, solai, arriva la primavera, liberatevi, alleggeritevi, vi alleggerirete anche fisicamente facendo una cosa del genere. E attenzione in questo mese, con questa luna piena, agli amori nascosti, perché la vostra Venere è nel vostro segno, ma fa un aspetto di tensione a Plutone, quindi c'è voglia di passione, ok? Già lo sappiamo che il toro, io dico sempre che le più grandi pornostar sono del toro, è il segno legato ai cinque sensi, quindi i cuochi, gli chef, le pornostar, chi sa vendere, pensiamo alla Ferragni, che cosa ha venduto sempre? Fuffa, ok? Ha venduto se stesso senza vendere nulla ed è del toro, perché la capacità di saper vendere ciò che agli altri attira in qualche modo, ok? A dare valore a quello che per loro è importante. Quindi il toro è su questo che deve lavorare e in questo momento particolare potrà veramente cambiare la concezione che ha di se stesso, ok? Sentitevi più liberi di essere voi stessi, senza remore, Sì, senza sì. paure. Sta arrivando il vostro compleanno, sta per iniziare il vostro periodo, quindi buttatevi che è il momento per buttare e per buttarvi. Esatto, aleggiato spesso in tutto questo oroscopo il discorso delle cose nascoste che potrebbero uscire fuori, eccetera. Ricordiamoci che l'Ariete è sempre un mese della verità, il nuovo, l'iniziazione, lasciare quel lasciare qualcosa è sempre, per quanto il costo e il prezzo sia alta, la menzogna, no? La falsità che noi ci tiriamo avanti con noi stessi o con gli altri, perché senza verità e integrità non si va veramente avanti, dobbiamo guardarci in faccia nudi e crudi, però è questo il vero potere con cui possiamo poi accendere questo motore, perché tutti stiamo per accendere i motori, giusto Anna? Assolutamente. Sì, ricordiamoci che il passaggio tra il pesce e l'ariete indica proprio la nascita del bimbo, è l'utero, ok? E cosa succede? Il bimbo nasce nudo e crudo, e aperto a qualsiasi cosa la vita gli può offrire, quindi pronto per un nuovo inizio. Però fa paura questo nuovo inizio, ma deve accadere, perché se non accade la nascita può essere pericoloso per il bimbo, può essere pericoloso per la mamma. Quindi ci E lasciamo alle poi spalle la comfort zone per andare incontro alle novità che ci aspetta il futuro. alla vita ed è la cosa più bella, no? Certo. Grazie per essere stati con noi, vi invitiamo a commentare, a dirci che ne pensate, darci nuove idee per i video, i commenti sono sempre ben accetti e al prossimo mese, al prossimo oroscopo. Ciao Anna, ciao Ciao a tutti, Sara. grazie.